Giunti in cima al calare della sera, Dante avverte la stanchezza e si ferma. Dolce mio padre, di, quale offensione si purga qui nel giro dove semo? Il maestro risponde che qui si purifica l'accidia, l'amore troppo debole verso il bene. Virgilio spiega che ogni essere è mosso dall'amore, che può essere naturale o d'elezione. L'amore naturale è sempre giusto, mentre quello umano può sbagliare per difetto o per eccesso. Quando l'amore è rivolto a Dio ed è equilibrato verso i beni terreni, non può generare peccato. Ma se è mal diretto o troppo debole o troppo violento, diventa causa del male. Dall'amore nasce ogni virtù e ogni peccato. Il male si desidera solo contro il prossimo, per superbia, invidia o ira, peccati puniti nelle cornici inferiori. Quando invece l'amore per il bene è fiacco, nasce l'accidia, che si espia nella quarta cornice. Se infine l'amore per i beni terreni è eccessivo, genera i peccati delle cornici superiori. Virgilio conclude la sua spiegazione e invita Dante a esprimere i suoi dubbi. Però ti prego, dolce padre caro, che mi dimostri amore a cui riduci ogni buono operare e il suo contrario. Drizza ver me l'agute luci dell'intelletto e fieti manifesto l'error de ciechi che si fanno duci. Virgilio spiega che il bene o il male non risiedono nell'amore in sé, ma nel modo in cui la ragione governa tale inclinazione. È il libero arbitrio a concedere o negare l'assenso agli impulsi naturali, determinando così colpa o merito. Sciolti i dubbi, Dante è colto dal sonno, ma viene improvvisamente scosso dalle anime degli accidiosi, che corrono senza sosta per espiare la loro lentezza terrena. Esse gridano esempi di sollecitudine e di pigrizia punita, incitandosi a non perdere tempo. O gente in cui fervore aguto adesso ricompio forse negligenza e indugio da voi per tepidezza in ben far messo. Questi che vive, e certo io non vi bugio, vuole andar su, purché il sol ne riluca, però ne dica ond'è presso il pertugio. Vieni di retro a noi, e troverai la buca. Io fui abate in San Zeno, a Verona, sotto l'imperio del buon Barbarossa, di cui dolenti ancor me l'han ragione. Infine, quando le voci si allontanano, Dante passa lentamente dalla veglia al sonno. Mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sovra i piedi storta, con le mammunche e di colore scialba. Io la mirava, così lo sguardo mio le facea scorta alla lingua, e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuol, così le colorava. Io son dolce serena che marinari in mezzo mar di smago, tanto son di piacere a sentir piena. Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco sia usa, rado sen parte, sì tutto la pago. Oh Virgilio, chi è questa? Virgilio si avvicina alla sirena e mostra a Dante il suo ventre marcio. Almen 3 voci t'ho messe, surgi e vieni, troviam l'aperta per la qual tu entri. I due si incamminano sul sentiero che porta alla scalinata dove gli attende l'angelo della sollecitudine. Apre le ali bianche e li introduce sulla stretta scala tra le rocce, affermando: «Beati sono coloro che piangono». Che hai che pur inver la terra guati? Con tanta sospeccion fa irmi in novella vision ch'assè mi piega, sì ch'io non posso dal pensar partirmi.
Vedesti quell'antica strega che sola sovra noi omai si piagne, vedesti come l'uom da lei si slega, bastiti e batti a terra le calcagne, gli occhi rivolgi all'ogro che gira all'orege eterno con le rote magne. Arrivati nella quinta cornice, Dante osserva le anime degli avari e dei prodighi stese a terra. Sospirando dicono: Adesit pavimento anima mea, Adesit pavimento anima mea. Adesit pavimento anima mea. Virgilio chiede loro indicazioni per la cornice successiva. Un'anima si presenta, Papa Adriano V. Racconta di essere stato ambizioso e avaro in vita, ma di aver compreso durante il breve pontificato che i beni terreni non danno felicità. Ora espia le sue colpe steso a terra come fece in vita, con lo sguardo fisso sulle cose terrene. Dante si inginocchia in segno di rispetto, ma Adriano lo invita a rialzarsi. Drizza le gambe, levati su, frate, non errar. Conservo sono teco e con gli altri ad una podestate. Nepote ho io di là canume alagia, buona da sé, purché la nostra casa non faccia lei per esempio malvagia. E questa sola di là m'è rimasa. Dante e Virgilio proseguono lungo la quinta cornice del Purgatorio, dove le anime degli avari e dei prodighi mormorano esempi di povertà e liberalità. Maria, che diede alla luce Cristo in una stalla, Fabrizio Luscino, modello di virtù, e San Nicola, che donò il suo denaro per salvare l'onore di giovani fanciulle. Dante si avvicina all'anima che sembra guidare queste invocazioni. È Ugo Capeto, fondatore della dinastia dei re di Francia. O anima, che tanto ben favelle, dimmi chi fosti. Io fui radice della mala pianta che la terra cristiana tutta aduggia, sì che buon frutto rado se ne schianta. Chiamato fui di là Ugo Ciappetta, di me son nati i Filippi e i Luigi, per cui novellamente Francia retta. Ugo condanna con parole durissime l'avidità dei suoi discendenti. Carlo I d'Angiò, chiamato dal papato come difensore della Chiesa, scese nel mezzogiorno e conquistò il regno delle due Sicilie con le armi. Sconfisse Manfredi e fece giustiziare Corradino di Svevia a Napoli, ancora giovanissimo. Un altro discendente, Carlo di Valois, fu inviato in Italia con il pretesto di ristabilire la pace. In realtà, entrando a Firenze, favorì una fazione politica, permise violenze e saccheggi e contribuì alla rovina della città e all'esilio di Dante. Carlo II d'Angiò arrivò a trattare persino la propria figlia come merce di scambio, dandola in sposa in cambio di denaro e vantaggi politici. Infine, Filippo il Bello osò umiliare il Papa, sottoponendo la Chiesa al potere politico, e distrusse l'ordine dei Templari, accusandolo falsamente per impadronirsi delle sue immense ricchezze. Spiega poi che di giorno le anime ricordano esempi di virtù, mentre di notte proclamano quelli di avarizia punita, citando figure bibliche e storiche condannate dalla loro brama di ricchezza. Allontanatisi da Ugo Capeto, Dante e Virgilio sono improvvisamente scossi da un violentissimo terremoto che fa tremare il monte.
Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Dante resta profondamente turbato e desideroso di comprendere il mistero di quel prodigioso evento. Mentre segue Virgilio, un'anima si accosta a loro senza farsi notare. O frati miei, Dio vi dea pace. Nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte che me rilega nell'eterno esilio. Se voi siete ombre che Dio su non degni, chi va per la sua scala tanto scorte? Se tu riguardi a segni che questi porta e che l'angel profila, ben vedrai che coi buon convien che regni. Ma dimmi se tu sai, perché tai crolli diedi anzi il monte, e perché tutti ad una parver gridare infino a suoi piè molli? Tremaci quando alcuna anima monda sentesi sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda. E io, che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentii libera volontà di miglior soglia. Ora chi fosti piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sé nelle parole tue mi cappia. Stazio, la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda Soma, e per esser vissuto di là quando visse Virgilio assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Forse che tu ti maravigli, antico spirito del rider ch'io fei, ma più d'ammirazion vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio dal qual tu togliesti forza a cantar degli uomini e de dei. Colmo di venerazione, Stazio si inginocchia di fronte a Virgilio. Frate, non far, che tu sei ombra, e ombra vedi. L'angelo della giustizia indica a Dante, Virgilio e Stazio la scala che conduce alla sesta cornice del Purgatorio. Virgilio chiede a Stazio come abbia potuto peccare di avarizia, nonostante la sua grande sapienza. Stazio sorride e chiarisce l'equivoco. Non fu avaro, ma prodigo. La sua salvezza fu resa possibile proprio da Virgilio, che in un passo dell'Eneide lo mise in guardia contro la smodata brama dell'oro, inducendolo al pentimento. E sempre Virgilio, senza saperlo, lo guidò prima verso la poesia, poi verso il cristianesimo. Convertitosi in segreto durante le persecuzioni di Domiziano, Stazio visse da cristiano nascosto, e per questa tiepidezza dovette espiare secoli nella cornice degli accidiosi.